Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz e dalla zona arancione, quindi oggi siamo nuovamente bloccati a casa, quantomeno nel comune. Oggi parleremo di asce. Le asce nei contesti funerari longobardi sono di varia natura, anche se quella che tradizionalmente viene giudicata come l'ascia longobarda per definizione è l'ascia barbuta. In realtà, fra le varie tipologie ritrovate in Italia, sia in contesti funerari che in contesti di lavoro, l'ascia barbuta varia per proporzioni e dimensioni, mantenendo come unica caratteristica comune appunto la presenza della barba. Notate? Stesso profilo? Ecco. Quindi possiamo pensare ad asce di dimensioni decisamente differenti, ma viene comunque tradizionalmente identificata come l'ascia longobarda per definizione. In particolare quella che adesso state guardando è una nostra riproduzione della scure barbuta ritrovata nella tomba 24 di Santo Stefano in Pertica. Accanto a questo genere di asce troviamo tutta un'altra tipologia di varia forma. Ad esempio, rimanendo nella necropoli di Santo Stefano in Pertica, incontriamo questa strana ascetta, così considerata a T. A T, vedete la forma a T. Un'altra tipologia di scure che per quanto riguarda il contesto longobardo è non costante, viene trovata saltuariamente, ad esempio nel modenese viene trovata in un pozzetto, fra i rifiuti per intenderci, è la Francisca. La Francisca, come indica il nome, viene tradizionalmente identificata come un'arma tipica della popolazione franca e se guardate i due profili, notate la differenza, questa ricorda più un attrezzo da lavoro, questa ha una curva particolare che l'ha sempre fatta intendere come un'arma da lancio. Ora, noi negli anni abbiamo fatto delle gare di lancio della scure e abbiamo fatto delle prove, lanciando tanto le francische quanto le barbute. In realtà entrambe viaggiano abbastanza bene, ma in effetti dopo una certa distanza la barbuta comincia a essere meno precisa nelle rotazioni. Dovete infatti sapere che nel lancio dell'ascia la rotazione ovviamente influenza la direzione di arrivo della lama. Se noi vogliamo colpire il bersaglio con il filo, dobbiamo sapere quante rotazioni farà l'ascia dopo il nostro lancio. Si usano normalmente i metri, ma in realtà queste dimensioni, queste distanze variano a seconda ovviamente delle proprie proporzioni fisiche, della forza che ci si mette e delle proporzioni dell'ascia per peso e lunghezza. Manteniamo comunque queste distanze in metri per comodità, tenete conto che poi ognuno ha i suoi metri. Allora, a 4 metri ad esempio la Francisca compie una rotazione intera, cioè dal momento in cui viene rilasciata dal lanciatore fa un giro su se stessa e arriva al bersaglio di lama. A 6 metri fa una rotazione mezza, quindi viene lanciata storta. In questo modo, a una rotazione mezza, il bersaglio viene raggiunto di nuovo di lama. A 8 sono 2 rotazioni intere e via di questo passo. La barbuta è un pochino meno prevedibile, ma ha il vantaggio, nelle simulazioni di combattimento, di essere molto pratica per agganciare ad esempio uno scudo o, essendo più leggera, in genere, non sempre, diciamo in genere, è più facile da trasportare come arma secondaria dietro lo scudo. Sono congetture ovviamente. Quello che sappiamo è la presenza di questo tipo di reperti nei contesti funerari, longobardi e franco alamanni. Quindi quando parliamo di Francisca sappiamo che per noi sono dei ritrovamenti residuali, quando parliamo di barbuta invece sappiamo che sono dei ritrovamenti specifici del contesto longobardo. Se ne trova prima della migrazione in Pannonia, al confine con l'Italia in Slovenia e sparse per l'Italia del nord soprattutto, ma anche nella Langobardia minor. Al contrario, le francische sono un pochino più sporadiche, forse legate appunto a contatti con le popolazioni più accidenti, con le popolazioni franche. Ecco, queste sono le scure che possiamo incontrare nei contesti longobardi. Adesso, nei limiti consentiti dalla zona arancione, quindi rimanendo nel cortile della sede associativa, vi daremo una piccola dimostrazione.
Oggi parleremo di